Ottavio Imperiale ha dato principio a una fabbrica parte in Campetto e parte in Sozziglia, dove ha di spesa 50.000 scudi. Queste sono le parole che usa l'aristocratico e letterato genovese Giulio Pallavicino per descrivere quello che nel 1586 è per Genova l'evento dell'anno, cioè la costruzione del palazzo che oggi conosciamo come Palazzo del Melograno. L'edificio, che è progettato da un capodopera poco noto, Jacopo de Aggio, è così grandioso e monumentale che ancora in fase di costruzione, nell'anno 1588, viene però incluso nella lista dei Palazzi dei Rolli, sebbene per evidenti ragioni non ai livelli più alti dell'ospitaggio. Ma la sua imponenza porta Pietro Paolo Rubens ad includerlo nel suo volume dedicato ai palazzi di Genova, pubblicato ad Anversa nel 1622. Per quanto collocato non nelle aree più esclusive della città, rappresentate da Strada Nuova e da Strada Balbi. È proprio la lista dei Rolli a testimoniarci il primo, importantissimo passaggio di proprietà del palazzo. Nel 1614, infatti, esso compare come residenza di un altro Ottavio, questa volta appartenente alla famiglia Sauli. È questa la famiglia che contribuisce maggiormente alla decorazione del palazzo e in particolare nell'allestire in queste sale una mirabolante quadreria. Grazie agli interessi di Giovanni Antonio Sauli sulla piazza di Roma, infatti, arriva a dipingere a Genova per le sue sale uno dei pittori più importanti del primo Seicento, Orazio Gentileschi. Dalle pareti del palazzo di Campetto infatti pendevano alcuni dipinti straordinari realizzati a Genova proprio per il Sauli. Uno su tutti, la meravigliosa Danae, partita da Genova nell'Ottocento e acquistata dal Getty di Los Angeles pochi anni fa per l'astronomica cifra di 30 milioni di dollari. Ma il gusto aggiornato dei Sauli non si ferma affatto qui. Teresa Spinola Sauli, forse per celebrare il matrimonio del giovanissimo figlio Lorenzo con una lontana cugina che avrebbe quindi riunificato i due rami dell'aristocratica famiglia, chiama a realizzare una incredibile scultura di Ercole vincitore con i pomi delle Esperidi, lo scultore più aggiornato e innovativo di tutta la Repubblica. Si tratta di Filippo Parodi, il Bernini di Genova, uno degli artisti più aggiornati e innovativi del tempo. L'Ercole di Parodi è una scultura muscolare e potente, esemplata sul grande dipinto di analogo soggetto, eseguito da Rubens per i Gentile e che si trovava a Genova, per quanto oggi sia conservato a Torino, alla Galleria Sabauda. Allo stesso tempo l'artista mette nel marmo quella carica esplosiva e vivace, tipica di chi si è formato lavorando materiali più malleabili, come il legno. La pelle del leone si avvolge attorno al corpo dell'eroe, forma anse, tesse ombre profonde, evidenzia con il suo andamento trasversale una decisa opposizione alla verticalità di Ercole. Il marmo si fa carne massiccia nei muscoli di Ercole, pelle squamosa nel drago ladone, ispido pelo nella pelle del leone di Nemea e perfetta rotondità nei pomi d'oro delle Esperidi. Parodi metamorfizza la materia, seguendo da vicino gli esiti più alti della scuola romana del Bernini. Ma questi sono anche gli anni in cui il palazzo si ricopre di una decorazione permanente. Questi spazi, queste pareti, queste volte che avevano fino a quel momento goduto di eccezionali cromie che però derivavano dalle collezioni pittoriche che erano state conservate in questi spazi, ricevono una straordinaria decorazione ad affresco. L'interprete di questa nuova stagione nell'ultimo quarto del Seicento è il pittore barocco genovese Domenico Piola, che qui nello spazio più importante, cioè la galleria che corre attorno al cortile centrale, allestisce uno straordinario spettacolo mitologico.
è quella che noi oggi chiamiamo la Galleria dei Pianeti. Quella che Piola allestisce è una decorazione pienamente barocca, dove il pittore conferisce allo spazio una scansione continua, raffigurando in ogni volticella un'allegoria astrologica, fatto che ha contribuito a far ribattezzare questo luogo straordinario la Galleria dei Pianeti. Questo tema, così particolare e che ricorda una sorta di oroscopo, potrebbe ben caratterizzarsi in effetti con il già citato matrimonio di Lorenzo Sauli. Le gallerie venivano spesso utilizzate per comunicare temi augurali, come ben insegnano gli esempi della Roma del primo Seicento. A maggior conferma di questo significato chiaramente positivo concorrono le figure delle arti che Piola evoca nelle loro tipiche immagini allegoriche. Abbiamo la pittura col pennello e la tavolozza, la musica che suona uno strumento a corda, l'architettura che sta tracciando su un grande foglio un progetto e poi forse come figura più importante di tutto questo ciclo la scultura, perché la scultura sta traendo dalla pietra proprio lo stemma della famiglia Sauli. Ma gli auspici, per quanto buoni e favorevoli, non possono proteggere dalla cattiva sorte. Nel 1684, appena ventenne, Lorenzo muore e quello è peraltro anche l'anno in cui la città subisce il terribile bombardamento ad opera della flotta francese. È così che il palazzo passa per via ereditaria a Niccolò de Mari, che lo lascia a un giovane erede, nato proprio nel 1685, che si chiama anch'esso Lorenzo, ma portando questa volta il cognome della nuova famiglia di proprietari, i de Mari, che allo stesso modo dei Sauli lasciano su questo palazzo clamorose e importanti tracce decorative. Nel 1730 viene chiamato a lavorare in questo palazzo un importante artista savonese, Domenico Guido Bono, che proprio pochi anni prima era stato attivo nell'importante cantiere torinese di Palazzo Madama. Ma il linguaggio di Guido Bono è già pienamente diverso da quello di Domenico Piola. La sua è una grazia completamente settecentesca e totalmente intrisa già della leziosità del rococò. Ecco che le finte sculture allora danzano tra le pareti e la volta della galleria a fingere il marmo, lo stucco e straordinari elementi decorativi. Una grazia ed un decoro che emergono con forza anche da una eccezionale scultura coeva, che solo i recenti restauri hanno permesso di riscoprire. Si tratta della Madonna della Misericordia, eseguita da Francesco Maria Schiaffino entro la metà del Settecento e che mostra in 3 dimensioni tutte le attitudini che abbiamo potuto riscontrare nelle pitture del piano nobile. In questo grazioso pregadio, una sorta di altare privato davanti al quale la famiglia poteva riunirsi per la Santa Messa negli spazi del proprio palazzo, Schiaffino celebra tutti i valori più alti della scultura genovese del Settecento, che gli varranno come artista riconoscimenti a livello europeo e mondiale, dalla Spagna al Portogallo alle Americhe. Alla fase che vede i de Mari come proprietari del palazzo devono essere poi fatti risalire tutta una serie di cicli ad affresco che vanno a popolare le volte di diversi salotti. Qui a dipingere è uno dei principali pittori foresti, cioè non genovesi, che si radicano a Genova nella prima metà del Settecento. Si tratta infatti di Giacomo Antonio Boni, un artista forse di non eccezionale livello tecnico, ma dalla grande prolificità e facilità inventiva. A lui tocca raffigurare la gloria di uno degli illustri antenati del casato, quell'Ansaldo de Mari, che aveva ricoperto il ruolo di ammiraglio nella flotta imperiale nel XIII secolo, sotto Federico II di Svevia. Il suo volto, incorniciato in una sorta di icona, è portato a volo da uno stormo di putti, mentre virtù e divinità marine ne ricordano la forza e il dominio sul mare. Allo stesso modo, l'intero casato dei de Mari viene glorificato e celebrato sulla volta di un salottino attiguo. Qui, a fianco a un uomo d'armi che rappresenta allegoricamente l'intera famiglia aristocratica, si accompagna addirittura l'iconografia della Liguria.
Questa allegoria è resa ben riconoscibile per l'occhio della vigilanza posto sul palmo della mano, l'elmo calzato in capo e il timone, simbolo della marineria, stretto in mano. Dagli imperiali che investirono un vero e proprio capitale in questo palazzo, portandolo immediatamente a un livello così alto da essere degno di comparire nei rolli degli alloggiamenti pubblici della Repubblica di Genova, ai Sauli, che ne fecero vivere gli spazi prima grazie ai pennelli del Gentileschi e poi dedicando il marmo del Parodi e gli affreschi di Piola alla speranza di un futuro radioso della propria casata, poi tragicamente spezzato, per arrivare ai De Mari, che seppero intrecciare la grazia del Settecento con Schiaffino e Guidobono e il sempreverde orgoglio familiare. Il Palazzo di Campetto rimane oggi a ricordarci oltre 400 anni della storia della Superba e l'importanza di saper leggere questi straordinari manufatti che attraverso i documenti, gli oggetti artistici, gli elementi pittorici e architettonici raccontano le vicende di una potente aristocrazia tra le prime in Europa. Ma perché questo palazzo si chiama ancora oggi Palazzo del Melograno? Narra una leggenda, perché soltanto di leggenda possiamo parlare, che uno dei proprietari durante il XIX secolo, con il vizio del gioco, avesse perso tutto, anche la sua sontuosa dimora, in una disastrosa mano a carte, ma ricordatosi di possedere ancora una piccola pianta di melograno e puntando quella, una volta che la fortuna era tornata ad assisterlo, fosse stato in grado di riconquistare tutto il suo patrimonio. E allora, una volta tornato in possesso anche del palazzo, l'avesse piantata sopra la porta d'ingresso, dove si trova ancora oggi a protezione della sua casa.